L'evoluzione frenetica dell'intelligenza artificiale generativa ha portato alla nascita di una nuova categoria di software, gli agenti AI autonomi capaci di operare direttamente sui sistemi operativi e sulle applicazioni di messaggistica. Si chiama OpenClaw, precedentemente noto come CloudBot o Moltbot, è emerso come un fenomeno virale, promettendo un assistente personale onnipresente e onnipotente. Il titolo di questo video potrebbe sembrare clickbait, ma l'affermazione secondo cui un sistema complesso come OpenClaw possa essere replicato e migliorato all'interno di N8N non è una provocazione, ma una constatazione basata sulla divergenza tra automazione cognitiva non deterministica e orchestrazione di workflow strutturati. Se stai usando OpenClaw per automatizzare le tue attività quotidiane, probabilmente stai mettendo a rischio i tuoi dati senza saperlo. Qui ti mostro come è possibile replicare OpenClaw usando N8N, un orchestrator agent e una serie di workflow deterministici. È più sicuro, più controllabile e probabilmente hai già tutto quello che ti serve per farlo, anche se, per ovvie ragioni, è più complicato e richiede molto più tempo. Se è la prima volta che capiti qui, mi chiamo Davide. Lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali e mi sono specializzato negli ultimi 5 anni in marketing automation e workflow intelligenti. Sono stato nominato ai Community Awards 2025 di N8N, con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Il link per scaricarli e testarli gratuitamente lo trovate in descrizione. Ma ora torniamo al video. Partiamo da una cosa importante. OpenClaw sembra magico sulla carta, e per certi versi lo è, ma quando guardi sotto al cofano scopri che è fatto interamente con vibe coding, e questo significa una cosa sola: c'è tutto un casino dentro inimmaginabile. Codice generato da AI, poca struttura, poco controllo. Ma andiamo con ordine. OpenClaw è fondamentalmente un gateway, un processo che gira attivo sul dispositivo nel quale è installato e che connette le tue app di messaggistica a un agente AI. Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, quello che vuoi. Il messaggio arriva, l'AI decide cosa fare ed esegue l'azione. Le sue caratteristiche principali sono multichannel attivo, memoria persistente, skills espandibili e voice mode. Tutte caratteristiche che, come vedremo in seguito, sono replicabili utilizzando N8N. Di per sé OpenClaw funziona benissimo ed è un gran bel esperimento, e sottolineo esperimento, almeno per come stanno adesso le cose. Il problema principale di OpenClaw è come funziona sotto. Con OpenClaw un LLM riceve un messaggio, decide cosa fare e accesso diretto a shell, file, browser, rete. Il modello AI è sia decision maker che l'esecutore. Non voglio entrare troppo nel merito dell'architettura di OpenClaw. Sul web ci sono molti video e ricerche dettagliate al riguardo. Ma tra le altre cose, i ricercatori hanno identificato vulnerabilità gravi, come l'archiviazione di chiavi API e credenziali in testo in chiaro all'interno di directory locali, e la presenza di file di backup non protetti contenenti dati sensibili. E ancora più allarmante è la scoperta di vulnerabilità di remote code execution che permettono a un attaccante, potenzialmente, di prendere il controllo della macchina, dell'utente, semplicemente inducendolo a visitare una pagina web malevola mentre il gateway è attivo. Ovviamente tutte queste falle sono state coperte, sempre con il web coding, ma il problema di fondo resta. Questo scenario evidenzia la fragilità di un sistema dove l'intelligenza artificiale è sia decisore che l'esecutore con accesso di root. Un modello linguistico, per sua natura probabilistico e non deterministico, può interpretare male un comando e cancellare file critici o inviare email non autorizzate. Al contrario, l'approccio con N8N sposta il baricentro dell'esecuzione su workflow deterministici, dove l'intelligenza artificiale funge da router intelligente, ma l'azione finale è vincolata a nodi logici predefiniti e sicuri. Ho preparato una tabella di confronto su 12 aspetti chiave. Primo punto: architettura. OpenClaw usa un LLM agent con accesso diretto al sistema. N8N usa un workflow orchestrator con subagent isolati, che possiamo chiamare skill. Tradotto: con OpenClaw l'AI può toccare tutto. Con N8N ogni azione passa attraverso workflow controllati. Secondo aspetto: sicurezza.
OpenClaw ha CVE critiche documentate, prompt injection possibile e il rischio di remote code execution perché le skills malevole possono finire nel registri. Con N8N i workflow sono isolati, nessun accesso shell dall'LLM, zero injection risk. È una differenza abissale. Terzo punto, skills e integrazioni. OpenClaw dichiara di avere oltre 5700 skill della community, ma molte di queste hanno falle di sicurezza documentate. Con N8N hai centinaia di nodi nativi testati, più la possibilità di agganciare un server MCP, più i tuoi template custom. Meno quantità, ma qualità controllata. Quarta voce, OpenClaw ha un memory vault nativo e persistente. Con N8N devi costruirlo tu, usando database esterni, come Quadrant, Supabase o Postgres. Più lavoro? Sì. Più controllo? Sì. Multichannel. OpenClaw supporta oltre 10 piattaforme con wizard automatico. N8N le supporta tutte, ma devi configurarle manualmente, come andremo a vedere tra poco. Ancora una volta, meno magia, ma più trasparenza. Debugging. Con OpenClaw hai log e una control UI. Con N8N hai Visual Canvas nodo per nodo, input e output visibili in tempo reale. Quando qualcosa si rompe, sai esattamente dove. Veniamo ora al costo. OpenClaw è imprevedibile perché consuma token in background costantemente. Con N8N hai un server fisso più consumo token per workflow e sai esattamente quanto spendi. Target. OpenClaw è pensato per power user singoli o developer. N8N è fatto per team, enterprise e automazioni business. Sono due scale completamente diverse. Self-extending. Con OpenClaw la gente crea le proprie skills automaticamente. Ed è proprio questa la caratteristica croce e delizia di questo framework. Con N8N devi creare tu i workflow manualmente. Anche qui abbiamo meno automazione ma zero sorprese. Always on. OpenClaw è un daemon nativo 24 ore su 24. N8N richiede trigger, anche di schedulazione o webhook. Più configurazione iniziale ma stessa funzionalità finale. Open source. Entrambi lo sono. Hanno molte stelle su GitHub, ma N8N ha una codebase molto più matura. Infine, l'ultimo punto, MCP. Entrambi supportano il Model Context Protocol. Qui siamo pari. Quindi, ricapitolando, OpenClaw è veloce da configurare, ma sacrifica sicurezza e controllo. Ottimo come esperimento e per test personali. N8N invece richiede più lavoro iniziale, ma ti dà un sistema robusto e sicuro. Ora ti mostro come sviluppare la propria versione di OpenClaw con N8N. L'architettura è completamente diversa. Con OpenClaw un LLM riceve il messaggio, decide cosa fare e accesso diretto a shell, file, browser e rete. Il modello AI è il decision maker e l'esecutore tutto in uno. Con N8N invece funziona così. Un LLM chiamato Orchestrator Agent riceve il messaggio e decide quale workflow chiamare. Ma il workflow è deterministico, nodo per nodo. Ogni step fa esattamente quello che hai programmato. L'Orchestrator Agent è il router, non l'esecutore. Ora spostiamoci su N8N. Ho caricato questa struttura JSON del mio workflow base. Qui l'orchestrator principale. Riceve il messaggio da Telegram, che può essere testo, voce o immagine, analizza l'intent con un modello come Claude, Gemini, GPT, Grok, qualsiasi modello open source con Ollama, insomma quello che volete, e decide quale skill. Le skill in questo caso sono workflow separati, esposti come endpoint o come MCP server. Questo approccio risolve due problemi enormi. Primo, ogni workflow è testabile singolarmente. Se qualcosa va storto, sai esattamente dove. Secondo, l'AI non può improvvisare azioni pericolose perché ogni workflow ha un perimetro definito. Facciamo un esempio concreto. Un utente scrive a Telegram, analizza le vendite del mese scorso e mandami un report via email. OpenClaw attiverebbe subito un LLM che cerca di capire dove sono i dati, li legge, genera il report e manda l'email, tutto automatico. Con questo setup invece l'Orchestrator Agent riconosce due intent, analisi dei dati e invio email. Chiama il primo workflow, che estrae i dati ad esempio da Google Sheet, li elabora con la logica predefinita
e genera il report con la seconda skills. 2 workflow separati, 0 responsabilità e 0 improvvisazione. Possiamo dividere le skills in categorie. Io ho fatto lo stesso con alcuni dei miei workflow N8N che trovate direttamente nella community e che vi link in descrizione, testati e pronti all'uso. Ti mostro i miei toolbox. Content Toolbox. Qui un workflow per pubblicare post WordPress su tutti i social automaticamente, generare video AI con Google Veo e caricarli su YouTube, creare sottotitoli SRT con Eleven Labs, generare podcast multispeaker con voci naturali, tutto orchestrabile dalla gente. E-commerce Toolbox, sentiment analysis automatica delle recensioni di WooCommerce, chatbot AI per customer support con RAG, importatore prodotti da Google Sheet, virtual try-on AI per catalogo abbigliamento, knowledge toolbox, sistema RAG autoaggiornante con Quadrant e Google Drive, chatbot Slug per team con Claude e RAG, assistente OpenAI con integrazione Drive. Questo è il cuore per qualsiasi sistema che deve ricordare informazioni. Conversation Toolbox, chatbot WhatsApp AI con memoria, gestione di testo, voce, immagini, PDF, Voice Agent con Eleven Labs e OpenAI, chatbot Telegram con sessioni persistenti, integrazione Google Workspace con ChatGPT, Business Operation Toolbox, Workflow HR per analisi CV automatica, assistente Gmail AI che risponde alle mail analizzando il thread, trascrizioni meeting con Fireflies, reminder di Google Calendar. Infine abbiamo le utility toolbox, scraper delle recensioni di Trustpilot, sentiment analysis dei commenti di YouTube, tracciamento dei prezzi dei prodotti su Amazon, conversione immagini in modelli 3D, eccetera, eccetera. Questi sono oltre 100 workflow. Ognuno fa una cosa precisa. OpenClaw ha più skill sulla carta, ma quante sono davvero sicure e affidabili? Con i workflow che creiamo noi sappiamo esattamente cosa fanno e come costruirli. Quindi l'esperienza utente è identica a OpenClaw, ma sotto hai controllo totale. Ora parliamo di MCP, perché è la tecnologia che rende questo approccio scalabile. MCP sta per Model Context Protocol. È uno standard open source nato in Anthropic che definisce come un LLM si collega a servizi esterni, database, API, file, altri workflow. Anche qui non mi dilungo troppo nella spiegazione, perché sul web ci sono molti articoli e video che spiegano molto bene questa tecnologia. L'idea di base è semplice. Invece di 1000 integrazioni custom, hai un protocollo unico basato su JSON RPC che fa da traduttore universale tra AI e strumenti esterni. Nella pratica hai 3 ruoli. L'host, che è l'app che ospita le AI, tipo N8N o Cloud Desktop, il client MCP, che parla il protocollo, e il server MCP, che espone tool e risorse. A cosa serve esattamente? Concretamente, standardizza l'uso dei tool. L'AI può scoprire quali tool sono disponibili, quali parametri accettano e come usarli senza che tu riscriva integrazioni ogni volta. Separa logica AI ed integrazioni. Tu costruisci e utilizzi un MCP server che parla con i tuoi sistemi e qualsiasi client compatibile come N8N, delle app desktop, eccetera, eccetera. Con MCP smetti di incollare API una per una e inizi a ragionare in termini di tool standard che qualsiasi agente può capire. Come funziona in N8N? N8N può stare sia lato server MCP, quindi esponi i tuoi workflow come tool MCP, sia lato client, quindi i tuoi workflow usano tool MCP esterni, tipo un database o un altro servizio SaaS. Questo crea un ponte. Gli agenti AI decidono cosa fare. N8N esegue davvero le azioni. Chiamo un tool via MCP e dietro quel tool c'è N8N che fa il lavoro sporco. Come usi MCP in pratica su N8N? Ci sono 2 modi. Primo, N8N come MCP server. Crei un workflow che vuoi esporre e aggiungi il nodo MCP server trigger. Definisci il tool, il nome, la descrizione e copi l'endpoint generato. Nel client MCP incolli l'endpoint nella configurazione. Da lì il tool N8N
appare tra gli strumenti disponibili dalle AI. Trasformi un workflow N8N in un pulsante che qualsiasi agente AI MCP può premere. Qua poi sceglierai il tool da eseguire, passi eventuali parametri richiesti in JSON e usi la risposta per continuare il flusso. È come avere un marketplace. Dal tuo workflow N8N chiami tool MCP esterni senza dover studiare le API. Ultima cosa fondamentale, il system prompt. In un agente orchestratore di N8N, il system prompt è il cervello manageriale che decide quali workflow usare in base alla richiesta. La sua qualità è cruciale per evitare routing sbagliato o output incoerenti. Perché è così importante? Primo, definisce il ruolo dell'orchestratore. Se non spieghi chiaramente che il suo compito è classificare la richiesta e scegliere il tool giusto, il modello tenderà a rispondere in linguaggio naturale invece che attivare il workflow. Secondo, nel prompt puoi elencare esplicitamente i tool, le skills e dare regole su quando usarli. Questo aumenta di molto l'accuratezza nel selezionare il flusso corretto. Terzo, riduce le allucinazioni e comportamenti fuori binario. Un buon system prompt vincola il modello a usare solo i workflow elencati e chiedere chiarimenti se l'intent è ambiguo e a non inventare azioni non supportate. Quarto, standardizza output e decisioni. Descrivendo il formato delle decisioni, semplifichi il parsing in N8N e rendi l'orchestrazione molto più robusta. Quindi, cosa includere nel system prompt dell'orchestrator agent? Un ruolo chiaro, tipo sei un orchestratore di workflow N8N, il tuo unico compito è scegliere quale workflow eseguire o chiedere chiarimenti, lista dei workflow disponibili, cioè delle skills, con una breve descrizione del caso d'uso, così il modello può fare matching tra richiesta utente e flusso. Regole di routing, le priorità, le soglie, quando chiedere domande aggiuntive, cosa fare se nessun workflow è adatto alla tua richiesta. Linee guida di sicurezza e limiti, azioni vietate, dati sensibili, per impedire che l'orchestratore scelga percorsi pericolosi o non autorizzati. Questo è un prompt base, ma ti fa capire il livello di controllo che hai. Con OpenClaw non hai accesso a questo livello, il prompt di sistema è nascosto e non puoi modificarlo. Con N8N invece, come abbiamo visto, hai il controllo totale. Ricapitolando, OpenClaw sembra una soluzione magica, ma ha problemi strutturali di sicurezza, costi imprevedibili e zero controllo sull'architettura. Con N8N, un orchestrator agent e workflow deterministici, ottieni la stessa esperienza utente con sicurezza vera, costi trasparenti e controllo totale su ogni azione. In questo modo possiamo replicare OpenClaw con N8N, unendo semplicemente i pezzi dei workflow che abbiamo a disposizione e che abbiamo costruito. Il risultato è più sicuro, più scalabile e più affidabile. Se vuoi sviluppare sistemi AI seri per business reali, questo è l'approccio. Costruisci architetture solide dove ogni pezzo ha un ruolo preciso. Se ti è piaciuto questo video e questo modo di approcciare l'argomento, lascia un like, iscriviti al canale e scrivimi nei commenti se vuoi che approfondisca qualche aspetto specifico. Ci vediamo nel prossimo video.